Torniamo agli amplificatori. Allora, torniamo agli amplificatori e facciamo in questo caso un amplificatore finale perché, Giulio? Perché ci piace? Esatto, esatto. No, perché... No, pensavo ci fosse qualche no. misterioso motivo. No, no, questo è perché l'S05, amplificatore finale in classe A della Esoteric, che lo facciamo perché a me la classe A piace. Assolutamente Quindi, no, sì. ma a voi lo facciamo perché ci piace. Noi abbiamo provato gli Esoteric pre-finale grandioso per il canale? Forse no. No, abbiamo provato il K01XSE, il super lettore di CD quando stavamo al Parco della Musica. Ok, con pre-finale VTL. Allora, io mi ricordo di essermi fatto, non mi ricordo in quale occasione, un giro con pre e finale grandioso. Quando è stato fatto un evento al Parco della Musica con pre e finale grandioso 6 o 7 anni fa. Questo qui è un finale stereofonico, sì. Può anche andare in mono, ma insomma diciamo che nasce per essere un finale stereofonico che ruba molte delle soluzioni tecniche della serie Grandioso, anche perché dal punto di vista estetico esattamente è molto simile. Molto simile. Ma stai dicendo troppo. Subscribe, campanella, a tra poco. Ciao. Va bene, ciao. Dunque, mi ero fatto prendere dall'entusiasmo. Dall'entusiasmo, sì. Poi dopo facciamo il teaser troppo lungo e in descrizione cosa diciamo poi? Giusto. Ecco, allora. Ricominciamo. Allora, dicendo che questo è un finale stereofonico, sì, in classe A transistor. Da 30 watt. Da 30 watt. Quindi non è che sia una potenza esorbitante, ma la classe A gioca tutte le sue carte sulla raffinatezza. Esatto. E questo, come dire, non tradisce le attese in quanto a raffinatezza, perché veramente è una macchina eccellente, talmente tanto eccellente che ci siamo posti il problema di farlo suonare con dei diffusori adeguati e quindi sono tornate qui da noi le amate Kaya S12. Devo dire che questo amplificatore ha fatto più di un viaggio, perché noi l'abbiamo portato sopra, l'abbiamo messo col playback e con le Kaya 90, ci è piaciuto tanto, però ci siamo detti come andrà con le S12 che sono il massimo della raffinatezza, sì, e quindi poi l'abbiamo portato qua sotto e abbiamo quindi deciso di fare il video qui sotto piuttosto che farlo sopra, anche perché qua sotto a me mi piace di più, pure se sopra è super high-end, sì, ecco, è più raccolto. Questo amplificatore ha possibilità di essere configurato, sì, come mono, come stereo o come multiamplificazione passiva. Ok, che a te piace tanto. Che a me piace tanto, quindi vuol dire che in stereo fa stereo, sì, in mono va a ponte e quindi si mette... e quindi la potenza cresce. Cresce e raddoppia a 60 watt. In multiamplificazione passiva è interessante perché va collegato un cavo solo e non due cavi, sì, ed è lui che fa il ponte tra un canale e l'altro. Esattamente. Infine... Scusami, finisco, sì, un attimo. C'è la possibilità con degli XLR fatti apposta maschio del collegamento ESLA, che è un collegamento ad alta corrente che però si può fare solo fra apparecchi esoteric, esattamente, era quello che volevo dire. Scusami. No, era quello che volevo dire, cioè Esoteric, oltre al bilanciato LRC, mette a disposizione questo collegamento che è un collegamento sostanzialmente non in tensione ma in corrente. Esatto. Ed è una cosa, insomma, molto, molto intelligente. Tutte le volte che noi l'abbiamo potuto provare tra prodotti Esoteric, effettivamente, come dire, ci ha messo il suo. Ecco, non vi venga in mente di provarlo. No, sarebbe un'idea assolutamente balzana, perché fate fuori. Sì, esatto, balzana e dannosa. Esatto, estremamente dannosa. Tanto che, scusami, l'ingresso XLR qui è come deve essere femmina, sì, e invece l'ingresso ESL è maschio, proprio per evitare che ti sbagli. Per evitare che ti sbagli. Una cosa interessante, ho visto nel catalogo Esoteric, sempre diciamo di questa serie importante, loro fanno un bellissimo DAC streamer Pre, che sembrerebbe essere un po' il partner d'elezione ideale di questo prodotto, facendo un sistemino
Ino, insomma, dal punto di vista finanziario no, ma dal punto di vista insomma della presentazione un sistema piccoletto ma di grande qualità. Però permettimi, perché alla fine questo è un amplificatore di classe high-end che costa 16.000 euro. Adesso tutti, maledetti! Euro di qua di là. Dal punto di vista di come sono lievitati i prezzi di certi prodotti high-end, e su questo dobbiamo dare atto che è così, questo diciamo non ha questo costo così esorbitante. Questo è vero, anche perché poi credo che le controparti nel catalogo Esoteric di finali della serie Grandioso costano un'eresia. Molto di più. Sì. Poi dopo ci sono amplificatori in classe AB, a me piacciono meno di questo mi piace moltissimo, quindi. Però vogliamo, tu ti ricordi la storia dell'Esoteric? Perché è giusto dirla, è giusto. Dunque, Esoteric è il, diciamo, brand votato, e il nome è tutto un programma, votato appunto all'audio più estremo, e quindi con le caratteristiche, diciamo, superiori e migliori del catalogo della TEAC. Esatto. Ed è un brand che nasce grosso modo all'epoca della commercializzazione dei primi lettori di CD, proprio per dedicarsi alla produzione di CD di lettori di CD di fascia estremamente alta. Da ricordare l'enorme lavoro che ha svolto questa azienda rispetto alle meccaniche di lettura per i CD con la serie VRDS, che ancora oggi esiste, declinata ovviamente con tante innovazioni nel corso degli anni, ma che continua a essere riconosciuta come una delle meccaniche migliori. La migliore, tenendo conto che la meccanica VRDS a bordo dei lettori più grandi, quindi del Grandioso e della serie 01, si chiama VRDS Atlas, ma poi ci sono altre due meccaniche più semplici che equipaggiano 03 e 05, quindi vuol dire addirittura declinato in tre versioni diverse. Non solo, ma la meccanica VRDS, la Esoteric e quindi la TEAC, non la dà a nessuno, quindi non c'è nessun lettore in commercio che può vantare l'adozione della meccanica VRDS. Come il catalogo semplicemente l'innovazione è che c'è un plattorello grande come il disco che schiaccia letteralmente il disco e quindi lo fa ruotare senza vibrazioni, con una testina pivottante sotto che legge più volte la stessa traccia, quindi una cosa complicatissima che solo i giapponesi potevano pensare di fare. E peraltro una cosa che oggi forse fa meno effetto rispetto a quando uscirono negli anni 80-90, perché insomma la microelettronica e tutti i meccanismi di controllo erano meno dati per scontati, quindi effettivamente era un'innovazione incredibile. Catalogo della Esoteric, che oggi è un catalogo praticamente omnicomprensivo anche dal punto di vista delle sorgenti analogiche, perché se non ricordo male c'è un meraviglioso magnetica. Esatto, un meraviglioso giradischi a trazione magnetica che è uscito mi pare l'anno scorso. Insomma, un giradischi veramente monumentale e quindi ecco, loro coprono ogni esigenza. Torniamo a questo con il suo... Aspetta, perché fa sto rumore? Perché? Perché il coperchio è disaccoppiato. Esattamente. Una soluzione che abbiamo trovato anche, forse ve lo ricorderete per chi l'ha visto, sul Soul Note, cioè l'idea di arrivare al punto in cui il coperchio è disaccoppiato proprio per evitare risonanze, piuttosto che stringerlo, lo si disaccoppia, quello è leggermente flottante, ma non risuona alle frequenze, diciamo, interessate. E questo pensiero, caro Giulio, mi è venuto, sai perché? Sì? Perché solo i produttori giapponesi lo fanno? Perché se tu ci pensi, Soul Note è giapponese tanto quanto Esoteric, che non mi viene in mente, almeno nella nostra cultura, nella nostra conoscenza, nessun altro produttore che fa i coperchi pivottanti, come lo chiamano loro. È un classe A e quindi scalda e questo è in qualche maniera segnalato dalla presenza di queste ampie feritoie che stanno qua sopra, che servono proprio a far uscire il calore sviluppato verso l'alto. Questo implica che su questo amplificatore non ci possono essere appoggiate
cose sopra, Se no va in protezione. se no va in Molto protezione, semplicemente. semplice. A noi è capitato. A noi è successo, sì, esattamente. Va bene. È comodo perché non ha la lettatura esposta. Sì, Quindi è vero. normalmente gli amplificatori in classe A, facciamo un esempio per tutti, il Musical Fidelity A1 anche nella nuova versione può arrivare a 70 gradi, no? Sì. Quindi ti dà fastidio toccarlo, è molto molto caldo. Questo anche quando sta acceso da molto tempo non hai difficoltà a metterci la mano sopra, ma non è la stessa cosa piuttosto che entrare Sì. in contatto con la letta di raffreddamento. Contenitore completamente in alluminio, fresato dal pieno, tornito o fresato? Fresato dal pieno. Altre caratteristiche diciamo che troviamo all'interno, vabbè, le vediamo, Sì, le vediamo. le vediamo nella prossima sezione. Bravo Giulio, perché io non vedo l'ora di sventrarlo. E quindi, Ciao, ciao. ti vedo, No, ti vedo. ma questo lo faccio perché guardate che meraviglia di costruzione ha questo coperchio. Sì, molto bello. Guarda qui. Sì. Quindi mi piace essere coperchiato. Coperchiato. Cioè, coperto dal coperchio. Allora, basta con le stupidaggini, con le ciance. La cosa che subito balza all'occhio, caro Giulio, è il trasformatore, Sì, perché non è un toroidale. Tutti montano il toroidale e loro invece Esoteric monta un trasformatore tradizionale della Bando, che è una famosa azienda giapponese, eccolo lì, che produce per tanti marchi blasonati, da 970 volt-ampere, quindi estremamente corposo, ma che ha questo schermo in rame. Vedete? che vediamo qui. Esatto. Ma io a questo punto, per mettere alla prova la tua memoria Sì. e per vedere se sei rimbambito, Quindi sicuramente sì. ti chiederò quale altro finale abbiamo visto con un trasformatore di grandi dimensioni non toroidale? Il Vitus. Bravo. Lo vedi, Vedi? che sono rincoglionito, ma non così tanto. fino. Allora, costruzione dual mono e ce ne accorgiamo dal trasformatore in poi. Infatti il trasformatore esce con tensioni di servizio che sono questi fili che stanno sotto, marrone, nero, bianco, Sì. e che servono per alimentare la scheda che sta dietro, ma che vediamo dopo. E poi questi tre grossi cavi, nero, blu e bianco, che sono l'alimentazione ad alta tensione per le sezioni finali. Una volta entrati dentro questa scheda, la configurazione diventa totalmente dual mono, perché come possiamo vedere qui ci sono i diodi fast che fanno da ponte raddrizzatore e i 4 condensatori Nikon da 10.000 microfarad, quindi per un totale di 40.000 microfarad a canale, ok? Questi oggetti con i dissipatori che stanno lì vicino, cosa Sono i diodi, ho I detto, diodi. sono dei diodi extra fast che si Ok. usano al posto di mettere il ponte raddrizzatore. Poi ci sono le relative uscite, molto bella la stella di massa, Che è questa che stiamo sì, inquadrando adesso. bellissima, veramente bellissima la stella di massa. Queste sono le due schede di amplificazione. È stupendo questo trimmer multigiri di alta precisione. Ce ne sono due, uno che fa l'idle e l'altro che fa il DC adjustment. Come parlo inglese? Quindi uno regola il bias, la corrente di riposo, Sì, e l'altro l'headroom dell'amplificatore. dell'amplificatore. Questo è il sensore di temperatura. Sì. Ok, i finali sono 8 se non mi ricordo male, ma non li possiamo vedere perché sono in fondo. Guarda, io adesso li sto inquadrando dall'alto per quel poco che si riesce a vedere. Si riesce a vedere, perché ci sono queste barre di rame bellissime che servono per portare l'alimentazione ai transistor. Infatti possiamo vedere il cavo rosso e il cavo bianco, e il cavo bianco sta lì, che portano i due rami di alimentazione positivo e negativo, e poi attraverso queste barre di rame questa alimentazione viene smistata ai vari MOSFET finali, perché questo c'ha dei MOSFET, ok? Ok. Guarda qui e qui, è l'ingresso bilanciato. ok? Questo praticamente che cosa succede? Che parte il tutto dai connettori che stanno qua dietro. Esatto. Dai connettori attraverso queste schedine che vediamo qui di ingresso arrivano e ripartono
e vanno verso questo scheda. schedone Esatto. che adesso proviamo a inquadrare. Che è la scheda che fa gli ingressi, che fa la logica di controllo. Sì, E infatti possiamo vedere, magari inquadriamo questa, che questo è il servizio, quindi le accensioni, i sensori che vanno alla scheda di controllo, e sotto invece ci abbiamo l'uscita della scheda di switching che va all'ingresso del finale. perfetto. Ok, quindi questo grosso schedone sostanzialmente è la scheda degli ingressi. Esattamente, esatto. Qui abbiamo la piccola scheda solamente con gli interruttori per fare lo switching mono, stereo, giusto? Sì, questi si stanno inquadrando adesso, quindi input selector RCA XLR e poi quella di cui parlavamo in descrizione, la ESLA, che è la connessione proprietaria di Esoteric in corrente. Invece l'altro interruttore è stereo, B-amp e BTL Che è output mono, mono. E poi i bei connettori per i diffusori. Che qui si potevano sperticare un po' di più. Forse poteva esserci qualcosa di... No, non che siano male, ma magari qualcosa di più prestigioso, magari, forse sì. Esatto, poi trigger e l'auto power save che io consiglierei di mettere su on, perché così se ve lo scordate acceso si spegne. Dopo un po' si spegne, visto quello che consuma che di cose. assorbe, esatto. Quello interessante da notare, lo dicevamo prima, il discorso degli ESL, degli XLR, che sebbene siano entrambi dei connettori, diciamo, bilanciati, vedete che uno è femmina e uno è l'altro è maschio, onde evitare di commettere errori. E allora Giulio, i pannelli e il pannello frontale che dovrebbe essere una pressofusione di alluminio, giusto? Sì, quindi ci dovrebbe essere un telaio portante interno, Esatto. sul quale poi sono avvitate, vedete ci sono questi profili a L, sono avvitate le strutture laterali che sono appunto questi grandi pannelli e il pannello frontale. Va bene, allora andiamo all'ascolto. Che dici? Andiamo all'ascolto, salgo io, sì. Ecco, a me piace, già te lo dico, a me piace. Ma lo hai già sentito? L'ho sentito con l'anima. Con l'anima. Con l'anima. Ciao. A tra poco. Allora, la prima cosa che voglio dire, prendo la parola, che voglio dire agli amati followers, Sì. è che i 30 watt in classe A non devono impensierire, No. perché è come se corrispondessero un po' a, voglio dire, 100 watt di una classe AB. Questo dice ma com'è possibile? È possibile perché la distorsione degli amplificatori in classe A, che è un certo tipo di distorsione, è, come voglio spiegare semplicemente, molto più armonica rispetto a quella della classe AB, che invece è, come dire, più stridula, e quindi l'ascoltatore si sente infastidito da un certo tipo di distorsione della classe AB e invece prende come suono la distorsione della classe A. Adesso scusate se ho fatto, ho commesso forse qualche errore nel cercare di spiegare nel modo più semplice possibile, ma ci dobbiamo immaginare che dall'altra parte non ci sono solo tecnici, ma ci sono anche persone che giustamente della tecnica non ci capiscono molto, ma vogliono semplicemente capire che differenza c'è e perché la classe A è così ambita, come dire. Allora, a tal proposito, e lo dico proprio con affetto e anzi con un ringraziamento, la settimana scorsa, quando è uscita la prova dei finali monofonici della Exposure, sì. c'è stato un signore che molto carinamente ha chiesto: ma che cos'è un finale monofonico? Certo. Mi ricordo che questa stessa identica domanda all'epoca me la sono fatta pure io, perché mi chiedevo: ma perché uno si compra un finale solo? Nessuno mi aveva spiegato che bisognava comprarsene due per fare uno stereo. Quindi è vero, cioè tanti tra i nostri followers magari non hanno questo tipo di preparazione, e quindi è giustissimo raccontarla. Quello che io vorrei dire, al di là delle spiegazioni tecniche, che poi magari
nelle nostre pillole di tecnica sul Sì, sito sì. uno schemino, Uno schemino si può classe A, fare. classe AB, forse ci potrebbe stare, l'hanno fatto tutti, ma tutto sommato Perché no? perché no, possiamo farlo pure noi. L'amplificatore in classe A ha una, chiamiamola, firma sonica che è molto riconoscibile. Non è un dettaglio trascurabile il fatto che l'amplificatore lavori in classe AB, come la stragrande maggioranza, e lavori in classe A, perché suona in maniera un po' diversa. Io ricordo appunto quando io ho iniziato avevo proprio questa curiosità e me la sono tolta con il Musical Fidelity A1 e quello era un classe A e obiettivamente suonava in una maniera differente. Questo Esoteric, secondo me, è proprio riconoscibilmente un classe A, Sì. con tutta la bellezza del classe A, assolutamente, con magari il difetto, ma che difetto non può essere perché non è nascosto, è dichiarato, lo si sa sin dall'inizio, scalda e questo scalda. La potenza in gioco non è tanta e questo te lo dice a chiare lettere sulle specifiche tecniche, sono un 30 watt. 30 watt, come dice Giancarlo, sono dei 30 watt che, come dire, fanno tanta figura, lasciatemi questa semplificazione, ma sono poi 30 watt che debbono essere in qualche misura gestiti da un potenziale acquirente che sa quello che sta facendo, quindi è chiaro che abbinerà a un amplificatore da 30 watt dei diffusori non poco efficienti, dei diffusori a media alta efficienza. Magari lo utilizzerà per sonorizzare un ambiente non gigantesco, certo. non enorme, e magari se lo comprerà per sfruttare la enorme raffinatezza di questo amplificatore, perché prima stavamo sentendo l'inizio, l'introduzione della Moldava di Smetana, dove c'è quel lavoro di violini, quel tremolo di violini. Sì. È proprio un tappeto. È un tappeto che deve in qualche maniera evocarti Crescere piano le piano. acque del fiume Sì. che cominciano a muoversi, le increspature delle acque, e questo ci riesce in una maniera elegantissima, è proprio evocativo. Però ecco, con il classe A vai a cercare questo genere di sensazioni. Sì. Se te lo compri è perché vai a cercare questo tipo di sensazioni, non te lo compri per avere il pugno sullo stomaco, il calcio negli stinchi, tutte quelle solite cose lì, insomma. Ma allora la domanda sorge spontanea, ma perché allora non si fanno più amplificatori in classe A? E la risposta è molto semplice, perché come ha detto Giulio, scaldano, costano, assorbono, perché un amplificatore in classe A, detto molto semplicemente, assorbe senza segnale leggermente di più di quanto assorbe alla massima potenza, quindi vuol dire che quando è acceso assorbe comunque il massimo. Il massimo. Per cui è tutt'altro che green. Tutt'altro che green. Nella logica green è esattamente il contrario. Esatto, e in un momento del genere, tra l'altro, nel quale si stanno affermando sempre di più gli amplificatori digitali, che invece sono l'esatto contrario, quindi il massimo dell'efficienza, è chiaro che mettere a catalogo un amplificatore in classe A è coraggioso, ma Esoteric si è voluta fare male ancora di più perché ha anche a catalogo un amplificatore integrato in classe A. Che bello. Che ha le sezioni finali simili a questo, anche se poi questo ovviamente è più raffinato, essendo un finale separato rispetto al preamplificatore. Io amo particolarmente la classe A e questo non è un segreto. Per cui quello che ha detto Giulio mi ci ritrovo completamente. Per me la classe A è una classe che emoziona particolarmente, e se io sono uno, probabilmente voi follower avete imparato a conoscermi, amo il pugno nello stomaco, amo l'elicottero di The Wall, che lui mi ciecherebbe gli occhi ogni volta che lo sento a un volume straripante, però è anche vero che poi la pelle d'oca che ti dà un amplificatore in classe A con un certo tipo di contenuti musicali non riesce a dartela assolutamente nessun amplificatore. Mi sembra proprio di sentire
la natura del suono. Sì. Con l'amplificatore in classe A, ecco, proprio la natura del suono. Invece con gli altri amplificatori delle splendide fotocopie, delle splendide artefazioni, che però artefazioni sono. L'amplificatore in classe A, per come la vedo io, si avvicina il più possibile al suono puro, al suono in quanto tale e all'emozione che un suono può evocare, e io sentendo un amplificatore in classe A la stessa sensazione, emozione e pelle d'oca che provo quando sento la musica dal vivo. Certo. Ecco. Una cosa abbiamo notato con questo amplificatore, in scala veramente molto più marcata rispetto ad altre circostanze, quanto è sensibile a tutto ciò che gli sta attorno. Quando uno sostituisce dei cavi di segnale, delle differenze si sentono. Sostituendo i cavi di segnale, nella fattispecie qui stavamo ragionando tra un XLR e un RCA, quanto questo Esoteric, questa cosa l'ha messa in evidenza, mi ha colpito, veramente. E quindi anche a livello di diffusori, noi lo abbiamo utilizzato con le Kaya S12, con le Kaya 90, con le Opera prima V2. E le differenze sono uscite fuori in maniera veramente molto più marcata rispetto a tutte le altre volte in cui abbiamo fatto questa rotazione di diffusori. Quindi probabilmente, adesso non so a cosa attribuirlo, se al funzionamento in classe A o alla straordinaria capacità di, appunto, quello che dicevamo prima, di raffinatezza, di enucleare il dettaglio che ha questo amplificatore, però tutto quello che gli sta attorno deve essere scelto con particolare cura, perché lui lo mette immediatamente in risalto. Riguardo poi a come utilizzarlo, noi ovviamente l'abbiamo utilizzato in stereo, abbiamo anche detto che 16.000 euro secondo noi, che il prezzo di listino, è un prezzo assolutamente ragionevole per un prodotto del genere. Mi prendi, mi ammartellate. Nel caso si voglia fare il raddoppio, cosa che a me sinceramente piacerebbe tanto fare se potessi, Sì. Io consiglierei la configurazione di multiamplificazione passiva piuttosto che di mono. Questo perché? Perché nella mia esperienza ho sempre visto che gli amplificatori in classe A devono essere poco potenti o relativamente poco potenti, perché poi quando si cresce di potenza gli si leva un po' quell'assoluta magia che hanno, e quindi forse è consigliabile una multiamplificazione passiva laddove ci siano dei diffusori che lo consentono, e secondo me in quel caso si sogna davvero. Del resto l'amplificatore che mi sono costruito per me è un 4 canali in classe A. Quello lo potete vedere sui video, c'è un video dedicato, e a Giulio è piaciuto tanto. Sì, assolutamente. E l'abbinamento con le Kaya S12 si è rivelato particolarmente felice, e mi verrebbe da dire qual è l'abbinamento con le Kaya S12 che si è rivelato non felice. Fino adesso non ne sono capitati, però ecco, la grazia di questi diffusori si è ben amalgamata, sposata con quella del finale Esoteric, e quindi specialmente nell'ascolto della musica classica, della musica sinfonica, del pianoforte, ha saputo creare veramente una magia. Ok, allora ci è piaciuto, sì. Ci è piaciuto, sì. Le considerazioni sul prezzo non le facciamo perché tanto è inutile farle. Assolutamente inutile farle. Cioè, noi, come dire, la palla l'abbiamo alzata, ma insomma ci limitiamo a questo. Seguiteci anche sul sito, sui social network. Speriamo che questo nostro lavoro vi piaccia sempre di più, e consigliateci ad amici e parenti. Ciao.